Ciao a tutti ragazzi, oggi sono venuto a farmi una pescata a Pesci Serra. In realtà le condizioni sono terrificanti perché c'è un vento mostruoso di maestrale che praticamente mi impedisce di pescare nelle zone buone, che sono quelle. Voglio provare di qua, non ci ho mai pescato. Vi faccio vedere le esche che mi sono portato, non me ne sono portate molte, però forse interessanti. Della serie meglio poche e buone piuttosto che 500.000 esche, mi sono portato due long jerk. Questi sono i nuovi della Daiwa Shoreline, non li ho ancora provati, oggi li proviamo. Ancora nella sua, diciamo, confezione un affarino della Caperland che sembra un cefalo e qualche gommettina, perché nella vita non si sa mai. Cioè, abbiamo il vento alle spalle, posso lanciare forte e lontano anche un'esca piccolina. Vediamo un po' che succede. Allora, visto che sono un curioso, proviamo con lui. Quando c'è così vento, fermate il filo prima che l'esca tocchi l'acqua, in modo da mettere in tensione tutto quanto, altrimenti rischiate di fare una pancia enorme al filo e l'esca non si muoverà correttamente. Vediamo come si muove, va? Questo bisogna cercarlo bene. Il problema è che non so quanto è profondo il fondo. Vorrei evitare, diciamo, di lasciarlo, visto che costa un pochino. Oh, ma non c'era? Ma non c'era quello? Hai visto? Vai, ritira. Ragazzi, c'è talmente tanto vento che non ho capito se mi ha dato su quest'esca qui, perché è molto difficile muoverla, perché diciamo è un vento veramente fortissimo, siamo sui 20-25 nodi. E niente, l'ho visto dietro, mi ha scodato. Secondo me a galla è un po' più facile, perché a fondo ho provato un po' di tutto ma non li vedo. Voglio provare col popperino di Enrico. Enrico, solo tu puoi salvarmi. Sono talmente stazzo che tengo il retino chiuso perché porta sfiga aperto. Io faccio un pop e mi fermo completamente. Tanto ragazzi, se mangiano con l'esca ferma. Ormai mangiano così, serra. Solito popper, solito recupero, eh? La terra? No, sì, è un pesce serra, l'ho amato bene. Ah. Com'è andato? Questo pesce serra ha davvero mangiato benissimo l'esca. Anche se piccoli, infatti, questi pesci sono davvero voraci. Durante il recupero del pesce si avvicinano dei ragazzi che vengono dalla Bulgaria, che non hanno mai pescato in mare, e cerco di spiegargli qualche trucco per pescare con le esche artificiali. E gli lascio anche un po' di spazio per pescare proprio vicino a me. Non bisogna essere gelosi, bisogna condividere le emozioni, perché è l'unico posto dove c'è il vento alle spalle. Ora mi sposto un pochino più in qua, così possono pescare anche loro. Gli ho spiegato più o meno come fare, speriamo che abbocchi un altro serra, però loro io ormai già l'ho preso. Visto che la pesca deve essere per tutti,
non sto usando chissà quali attrezzature. Questa è la canna della Caperlan, la Elysium 900, che l'ho adottata come mia canna migliore per le spigole e per i serracchiotti, questi piccolini. E il mulinello è il Daiwa Legalis, che costa un'ottantina di euro. E ragazzi, mi piace talmente tanto perché dopo che ho fatto la gara di pesca alle spigole, e se non avete visto il video lo potete trovare qui, mi era caduto in acqua, non lo trovavo, l'ho cercato per 10 minuti, immerso completamente nell'acqua salata, l'ho tirato fuori e gira da paura, non l'ho neanche pulito, quindi che io sono un disordinatore, non si fanno queste cose, vedi? Dopo un paio di lanci lascio la canna ad Eva, sperando che un altro serra abbocchi, stavolta a lei. Il tramonto è sempre il tramonto, però noi abbiamo preso la pizza, ma dai, su, basta, andiamoci, tanto non l'abbiamo preso. Ora lo vuole prendere lei, vai, non c'è più modo di fermare questa cosa. Va bene, va, andiamo a casa, signorina? E questo serra come lo cuciniamo? Tagliatelle e ragù di serra. Porca miseria, però stasera pizza, va, che è meglio. È sera, come al solito siamo stanchissimi, però prima di tutto misuriamo il ragazzo, che misura diciamo 49-50 centimetri, con questo metro ottimistico da 1,50 m, e il lavoro sporco è quello di sfilettare il serra. Poi Eva ci farà la seconda preparazione perché io non sono capace tanto. Dopo aver affilato con cura il coltello, sfiletto il pesce, ottenendo così due splendidi filetti di serra da ben 300 grammi l'uno, ideali per la pasta. Siamo stati bravi, non abbiamo buttato praticamente nulla. Come per tutti i predatori che pesco, anche questa volta controllo cosa c'è nello stomaco per vedere cosa aveva mangiato. È impressionante, questo serra aveva mangiato un pezzo di un cefalo enorme. Abbiamo ottenuto due meravigliosi filetti, però ne utilizziamo solamente uno perché siamo in due e questo ce lo mangiamo la prossima volta. Ora togliamo la pelle e poi lo facciamo a dadini. Non senza difficoltà tolgo anche la pelle dal filetto che avevo ottenuto e poi taglio a striscioline il serra. Ora che il lavoro mancapuro è finito e ho fatto pure un pochino male, passiamo la palla a qualcuno molto più bravo di me a cucinare. Occhio a quel coltello che sei pericolosa. Dai, che cosa ci serve? Vedo prezzemolo, olio e vino bianco. Vai, taglia il prezzemolo. Esatto. Taglio il prezzemolo in pezzi non troppo grandi e poi copro il pesce con il vino. Deve essere coperto bene, mi raccomando. A questo punto aggiungo un filo d'olio, il prezzemolo e mischio tutto per bene. E ora lo mettiamo in frigo e ci vediamo domani. Ok, il pesce serra marinato per un'intera notte e quindi adesso siamo pronti per tritarlo e farlo a ragù. Pulisco il pesce serra dal prezzemolo e tolgo le ultime spine rimaste. A questo punto abbiamo dei bei pezzi di pesce marinati che devono diventare un macinato. Per farlo uso il coltello Santoku, basteranno pochi minuti. Allora vi faccio vedere gli ingredienti: pomodorini, l'importante è che siano buoni, riassaggiamolo, un po' di vino, una cipolla bianca, il serra già l'abbiamo tagliato, la pasta non l'abbiamo presa all'uovo, l'olio, il sale e la passata, ma la aggiungiamo solo se è troppo asciutto, e bene, quindi un paio di cucchiai dovrebbero bastare. A questo punto verso l'olio in una padella e metto a soffriggere la cipolla tagliata alla julienne. Dai, non piangere, su! È che questa ricetta è talmente buona che è commovente. Poi aggiungo i pomodori tagliati a spicchi, un pizzico di sale e il prezzemolo. A questo punto copro tutto e lo lascio cuocere a fiamma bassa. Quando il pomodoro è cotto aggiungo il pesce serra. Ed io avrei buttato tutta la ciotola dentro come un animale. E del vino bianco. Il pesce deve cuocere giusto pochi minuti. A cottura quasi ultimata scoliamo la pasta sul ragù di pesce serra e la finiamo di cuocere direttamente in padella. Quando la pasta sarà ben mantecata saremo pronti per impiattarla. Allora Eva vorrebbe fare un impiattamento di quelli da ristorante a 5 stelle, ma noi non siamo a 5 stelle, quindi siamo una famiglia italiana semplice, quindi vai, carica, carica. Almeno questo lo posso mettere. Dai, su quello te lo concedo.
A proposito, il prezzemolo non è comprato, ma viene direttamente dai nostri splendidi vasi. E ora è pronto per essere mangiato. E questo me lo mangio io. Mi scusi, ma non lo dovevo mangiare io? Ma scusa, tu ti sei distratta, hai perso l'occasione, ma lo assaggio io. Ah, funziona così Abbiamo un allora. bel piattone, È buono, è buono. Quindi cosa diciamo a quelli che dicono che il Serra non è un buon pesce? Allora, ricordando a tutti che non siamo degli chef, ma siamo una famiglia normalissima, che mangiamo porzioni abbondanti e ci piace il gusto forte dei sapori, però se c'è qualcuno che ci può dare una mano, un commentino è sempre gradito. Ricordiamo che secondo me il pesce serra, se cucinato bene, è un buon pesce. Ovviamente se lo fate seccare troppo nel forno diventa stoppaccioso e immangiabile, però vi faremo vedere anche qualche altra ricetta. Ora ragazzi vi salutiamo, ringraziamo la chef e la guadinatrice, anzi no, me lo sono guadinato da solo questo Serra, mi ricordo, stavolta sì perché lei registrava. Comunque dai, vi portiamo piano piano anche nella nostra cucina perché pescando un sacco diciamo di pesci serra, di spigolo e di altro, poi piano piano abbiamo esplorato ricette che magari non tutti hanno fatto. A proposito, seguiteci anche sugli altri social e mettete un like e iscrivetevi al canale. Ci trovate poi su TikTok, su Instagram e un po' dappertutto. Aiutateci con un bel like e condividendo il video. Alla prossima, eh! Ciao ragazzi! Oh, tornata! E qua!